Nel vasto Oceano Pacifico, un elicottero sovietico sorvola il Glomar Explorer. Il direttore di missione ordina all'equipaggio di spostarsi a prua e poi comanda all'ufficiale responsabile di distruggere tutti i materiali sensibili e di difendere la sala di controllo a qualsiasi costo. L'8 marzo del 1968, un sottomarino sovietico a propulsione diesel della classe Golf 2, il K-129, con 98 marinai a bordo, subì un evento catastrofico e scomparve nel Pacifico. Il K-129, lungo 100 metri, trasportava 3 missili nucleari R-21 alloggiati nella vela, ovvero la torre di comando, oltre a 2 siluri nucleari sistemati a prua. Il missile R-21, conosciuto negli Stati Uniti come SSN-5, aveva una gittata di 700 miglia nautiche ed era una tecnologia estremamente avanzata per l'epoca. Il sottomarino, numero di scafo 722, avrebbe dovuto stabilire un contatto radio con il suo comando in Kamchatka al momento dell'arrivo in stazione. Ma il K-129 mancò ai controlli programmati e non rispose ai ripetuti tentativi di comunicazione. Fu dichiarato disperso nella terza settimana di marzo. Nell'aprile del 1968, la flotta del Pacifico sovietica dispiegò le proprie risorse aeronavali nell'Oceano Pacifico settentrionale per cercare il sottomarino scomparso, concentrandosi sulle rotte di pattugliamento solitamente utilizzate. Secondo l'intelligence americana, questo massiccio dispiegamento sovietico indicava chiaramente che avevano perso un'unità importante. Le basi navali statunitensi, dotate di sistema SOSUS nel Pacifico settentrionale, furono immediatamente allertate, con l'ordine di esaminare tutte le registrazioni acustiche di marzo per rilevare eventuali segnali insoliti. Il SOSUS era una rete di sensori acustici progettata per ascoltare i movimenti dei sottomarini e altri eventi subacquei a distanze di centinaia di chilometri. I suoni a bassa frequenza percorrono enormi distanze sott'acqua con pochissima dispersione, permettendo agli idrofoni di captare segnali che poi venivano registrati e trasmessi a una stazione costiera per l'analisi. Utilizzando 3 o più schiere di idrofoni situate in punti diversi, era possibile triangolare con precisione la posizione della fonte sonora. L'8 marzo, 4 stazioni idroacustiche AFTAC dell'aeronautica americana e una schiera SOSUS in Alaska rilevarono le firme acustiche di 2 eventi distruttivi, registrati rispettivamente alle 11:59 e alle 12:47. Quei segnali corrispondevano esattamente a ciò che ci si aspetterebbe dall'implosione di uno scafo pressurizzato. I registratori idroacustici AFTAC, molto più sensibili delle schiere SOSUS, erano originariamente progettati per rilevare esplosioni nucleari sovietiche. Questo consentì di ottenere dati estremamente precisi. I sistemi AFTAC e SOSUS triangolarono la posizione del disastro entro 5 miglia nautiche dalle coordinate 40,1 gradi nord e 179,9 gradi est, a una profondità di circa 5.000 metri, molto lontano dalla zona dove la Marina sovietica stava conducendo le ricerche. Nel luglio del 1968, la Marina americana avviò l'operazione Sundancer. Dal porto di Pearl Harbor venne inviato il sottomarino USS Halibut, l'unico mezzo della flotta statunitense dotato di apparecchiature per la ricerca in immersioni profonde. L'Halibut era equipaggiato con un sofisticato sistema sonar trainato chiamato FISH. Il FISH montava diverse telecamere, luci stroboscopiche e sonar, progettati per mappare i fondali oceanici a profondità estreme. Il dispositivo scattava fotografie del fondale marino a intervalli regolari e casuali, fotografie che poi venivano attentamente analizzate dall'equipaggio per cercare ogni minima traccia del relitto del K-129. Il 20 agosto del 1968, dopo 3 settimane di ricerche meticolose, l'Halibut individuò finalmente il relitto del K-129, spezzato in 2, a una profondità di circa 5.000 metri, a 1.560 miglia nautiche a nord-ovest di Oahu, nelle Hawaii. L'esatta posizione del relitto rimane tuttora un segreto ufficiale custodito dai servizi segreti degli Stati Uniti. L'Halibut trascorse le settimane successive a scattare migliaia di fotografie ravvicinate, documentando ogni minimo dettaglio del sottomarino affondato.
Alla fine della missione, il sottomarino aveva raccolto oltre 20.000 immagini, un lavoro che valse all'equipaggio una menzione speciale da parte dell'unità presidenziale. Le fotografie furono immediatamente inviate al National Photographic Interpretation Center, dove furono analizzate dalla CIA. Dalle analisi emerse che il missile nucleare alloggiato nel tubo di lancio numero 3 sembrava ancora integro. Negli ultimi mesi del 1968 e all'inizio del 1969, tecnici del Dipartimento della Difesa e rappresentanti della CIA iniziarono a discutere seriamente la possibilità di tentare il recupero di parti del K-129. Il sottomarino rappresentava una potenziale miniera d'oro di informazioni, sistemi crittografici, codici di comunicazione, un missile R-21 completo di testata nucleare, sistemi di navigazione, sistemi di controllo del tiro e componenti fondamentali della tecnologia sottomarina sovietica. Se gli Stati Uniti fossero riusciti a recuperare anche solo una parte di quella tecnologia, avrebbero potuto ottenere un vantaggio strategico decisivo nella corsa agli armamenti nucleari, imparando come i sovietici progettavano i loro sonar o come gestivano il silenzio acustico. Per mantenere la massima segretezza, l'operazione venne affidata alla CIA e non alla Marina. Nell'aprile del 1969, la CIA ricevette l'ordine ufficiale di studiare un piano per il recupero di componenti significativi dal K-129 entro i successivi anni. Così nacque il progetto Azorian, un'operazione ultra segreta guidata da John Parangoschi, noto con il nome in codice Mr. P, e dal suo vice Ernest Zeke Zellmer, incaricato di gestire le operazioni quotidiane. Con l'approvazione del presidente Nixon, tutte le informazioni relative al progetto Azorian vennero archiviate in un compartimento di sicurezza top secret denominato Jennifer, accessibile solo a un ristretto gruppo di persone tra Casa Bianca e apparato di intelligence. La segretezza era assoluta, il minimo errore avrebbe potuto scatenare un incidente diplomatico o, peggio ancora, un conflitto aperto con l'Unione Sovietica. Mr. P mise insieme una task force ristretta, formata da ingegneri e tecnici selezionati, per ideare un piano di recupero. Si avvalse anche della collaborazione di 3 appaltatori, tutti con le necessarie autorizzazioni di sicurezza, specializzati rispettivamente in strutture, architettura navale e sistemi di sensori. La task force prese in considerazione 3 possibili metodi di recupero. Il primo era il metodo della forza bruta, un sollevamento diretto, basato sull'utilizzo di enormi argani galleggianti e funi d'acciaio capaci di sollevare dal fondale marino un peso compreso tra le 2000 e le 2200 tonnellate. Un'altra ipotesi presa in considerazione fu quella di utilizzare una serie di tubi di collegamento, simili a quelli impiegati nelle piattaforme petrolifere per le trivellazioni. Tuttavia, venne subito scartata. Era difficile immaginare come tubi così pesanti potessero essere manovrati a quelle profondità. Figuriamoci usarli per sollevare un'intera sezione di scafo di un sottomarino. Successivamente si valutò il concetto della zavorra di scambio, ovvero un sistema in cui un materiale galleggiante, appesantito con una zavorra, sarebbe stato depositato sul fondale. Una volta rilasciata la zavorra, il materiale positivo avrebbe dovuto liberare il sottomarino dal fondale e riportarlo lentamente in superficie. Infine, venne esplorata l'idea della generazione di galleggiamento in profondità. Creare una reazione chimica per produrre gas, catturarlo in grandi palloni di sollevamento e sfruttare la spinta positiva per riportare il relitto in superficie. Tuttavia, ben presto la task force si rese conto che entrambe le soluzioni di galleggiamento erano troppo rischiose. Durante la risalita, il gas si sarebbe espanso rapidamente a causa della diminuzione della pressione, provocando una risalita incontrollata. Il sottomarino avrebbe potuto schiantarsi contro la nave madre o emergere improvvisamente in piena vista della marina sovietica, compromettendo l'intera operazione. Nel luglio del 1970, il progetto di sollevamento per carichi pesanti venne scelto come soluzione definitiva, ma restava ancora il problema di come, concretamente, realizzarlo. Nei 3 mesi successivi, Mr. P e il suo team elaborarono l'unica soluzione praticabile: avvolgere il relitto del K-129 con una speciale tubatura
e sollevarlo lentamente verso la superficie utilizzando robusti argani montati su una nave di enormi dimensioni, lunga almeno 172 metri e larga 32. A questo punto, però, si aprì un altro grande problema: il rischio di essere scoperti. Il governo statunitense temeva che, se l'Unione Sovietica avesse saputo dell'operazione, avrebbe accusato gli Stati Uniti di pirateria internazionale. L'operazione doveva apparire completamente civile, invisibile agli occhi dei satelliti spia e degli aerei sovietici. Fu così che si decise di creare una copertura credibile. La costruzione di una gigantesca nave offshore sarebbe stata giustificata come parte di una fittizia spedizione mineraria per estrarre noduli di manganese dal fondo oceanico. I noduli di manganese sono concrezioni naturali che contengono metalli preziosi e sono effettivamente abbondanti nei fondali marini. Per rendere ancora più credibile l'operazione, la CIA coinvolse il miliardario Howard Hughes, noto per i suoi progetti visionari e fuori dagli schemi. Basti pensare all'enorme idrovolante in legno Spruce Goose. Hughes, grazie alla sua rete di società private non soggette a controlli diretti della Securities and Exchange Commission, era l'uomo perfetto per mascherare l'intera impresa. Nel novembre del 1971, dopo oltre 3 anni di pianificazione, iniziarono i lavori di costruzione del Hughes Global Marine Explorer, una nave da 50.000 tonnellate, lunga 189 metri e larga 35, nei cantieri di Chester, in Pennsylvania, sotto la stretta supervisione della CIA. Contemporaneamente, a Redwood City, un altro team stava lavorando all'assemblaggio del Clementine, un veicolo di cattura progettato per essere nascosto all'interno della più grande chiatta sommergibile del mondo, la Hughes Mining Barge HMB-1. Un anno dopo, nel novembre del 1972, l'Hughes Global Explorer viene varata, presentando 3 caratteristiche distintive: un'imponente struttura a forma di A, un'area di pozzo insolitamente ampia e una torre di perforazione alta 72 metri sopra la linea di galleggiamento. Nei 5 mesi successivi, la nave viene dotata di paratoie per il pozzo destinate ad accogliere la sua chiatta sommergibile, di tutte le attrezzature operative e dei macchinari necessari. La Glomar Explorer è equipaggiata anche con un sofisticato sistema di posizionamento dinamico, che consente alla nave di mantenersi perfettamente ferma sopra il sito di recupero, senza ancoraggi. Nell'aprile del 1973, la Glomar Explorer inizia le prove in mare nell'Oceano Atlantico. Dopo 4 mesi di test sulla costa orientale, nell'agosto dello stesso anno, la nave si prepara per un viaggio epico, 50 giorni e 12.700 miglia nautiche per raggiungere Long Beach, in California. Con i suoi 35 metri di larghezza, la Glomar è troppo grande per attraversare il canale di Panama. Così, a fine settembre, dopo aver doppiato Capo Horn, entra silenziosamente nel porto di Long Beach. Durante la notte, l'equipaggio di soccorso e oltre 24 furgoni personalizzati, carichi di attrezzature specialistiche, vengono caricati a bordo nell'oscurità. Tra questi vi sono una camera oscura, strumenti per la manipolazione di materiali radioattivi e il centro operativo segreto destinato a esaminare i reperti del K-129. L'equipaggio complessivo della missione conta 178 persone, il direttore di missione con il suo team, il personale tecnico, gli operatori delle attrezzature e il capitano della nave. Sebbene formalmente al comando, il capitano deve rispondere al direttore di missione che detiene l'autorità suprema sull'operazione, sulla sicurezza e sulla copertura dell'intera missione. Nella primavera del 1974, la chiatta sommergibile HMB si incontra con la Glomar Explorer al largo dell'isola di Santa Catalina, nel sud della California. Con una manovra perfettamente sincronizzata, l'HMB-1 apre il proprio tetto, imbarcando così il veicolo di cattura Clementine. Una volta completato il trasferimento, l'HMB-1 si stacca e rientra discretamente a Redwood City, senza attirare l'attenzione. Da gennaio a maggio del 1974, la Glomar Explorer esegue ulteriori test dei sistemi e l'equipaggio si esercita intensamente nell'uso di Clementine, preparando tutto per la delicatissima operazione che sta per cominciare.
A giugno, i rappresentanti della Hughes Company, tramite la Summer Corporation, prendono ufficialmente possesso della Glomar Explorer durante una cerimonia organizzata al largo, a 3 miglia da Long Beach. La cerimonia di accettazione viene registrata e resa pubblica per rafforzare la copertura della notizia, presentando il tutto come un progetto civile di estrazione mineraria. Lo stesso giorno, la Glomar Explorer salpa per la sua vera missione, il recupero segreto nel Pacifico nord-occidentale. Il 4 luglio del 1974, la Glomar Explorer raggiunge finalmente il sito di recupero. La nave installa 6 transponder sul fondale, formando una griglia utile a monitorare la sua posizione precisa e a mantenersi perfettamente allineata sopra il relitto, grazie al sofisticato sistema di posizionamento dinamico. Il giorno successivo vengono installate anche 2 boe Wave Reader e si procede alla calibrazione del sistema di mantenimento automatico della posizione. 4 giorni dopo vengono aperte le paratoie del pozzo e un sonar viene calato a oltre 5.000 metri di profondità per individuare il relitto del K-129, in un'operazione che il team prevede possa richiedere alcuni giorni. Nel frattempo, mentre la squadra di ricerca si occupa di localizzare il sottomarino, la squadra di recupero si esercita nell'utilizzo del complesso sistema di movimentazione dei tubi, che servirà per calare e sollevare Clementine, l'enorme artiglio progettato per afferrare il relitto. Ogni giorno, circa 549 metri di tubi d'acciaio vengono assemblati, calati nel pozzo centrale e poi recuperati. Il meccanismo funziona come su una piattaforma petrolifera. Clementine viene agganciato in cima alla colonna di tubi e lentamente fatto scendere verso il fondo marino. Quando riusciranno ad afferrare il sottomarino, l'intero processo dovrà essere invertito. Tubo dopo tubo, la colonna sarà smontata per riportare il carico verso la superficie. Il bersaglio verrà poi trascinato nella vasca di recupero situata al centro della nave, le cui porte verranno chiuse per sigillare l'area e mantenere l'intera operazione nascosta da occhi indiscreti, siano essi aerei, satelliti o navi di passaggio. Dopo 3 giorni di operazioni intense, tutto viene sospeso a causa dell'arrivo di un tifone. Il moto ondoso diventa troppo pericoloso. Le onde nella pozza lunare raggiungono i 3 metri di altezza, mentre la nave affronta onde alte fino a 6 metri. Come se non bastasse, sul posto arriva anche una nave mercantile britannica, la Belle Hudson, che invia una richiesta di assistenza medica per un membro del proprio equipaggio. Durante la comunicazione via radio, in chiaro, la Belle Hudson domanda anche in quale tipo di attività sia impegnata la Glomar Explorer. Rispondono mantenendo la loro storia di copertura, sostenendo di essere impegnati nel test di un prototipo di macchina per l'estrazione mineraria in acque profonde. Poiché la Glomar Explorer si presenta come un'impresa commerciale civile, aderiscono anche a una convenzione marittima, offrendo assistenza medica alla nave britannica. Entro il 14 luglio, il maltempo finalmente si placa, ma la squadra scopre gravi crepe nelle strutture di guida delle gambe di attracco sia a prua che a poppa. Sono danni preoccupanti e difficili da riparare, e il timore è che nuove tempeste possano peggiorare ulteriormente la situazione, compromettendo l'intera missione. Il direttore di missione decide di non perdere tempo e ordina di saldare le crepe il meglio possibile e di proseguire. Il 17 luglio arriva un nuovo problema. La Glomar riceve un messaggio. Una nave sovietica, la Chashma, lunga 140 metri e specializzata in misurazioni di distanza missilistica, sta dirigendosi verso di loro, con un arrivo previsto intorno alle 4 del mattino successivo. La Chashma ha base a Petropavlovsk, lo stesso porto da cui era partito il K-129. Probabilmente i sovietici hanno intercettato le comunicazioni radio tra la Glomar e la Belle Hudson e ora si stanno muovendo per indagare. L'equipaggio della Glomar si affretta a completare le riparazioni in corso. Il direttore di missione ordina di ammucchiare casse sul ponte dell'elicottero, coprendole con un grande telo, per impedire ai sovietici di tentare un atterraggio forzato. Alle prime luci del mattino, una fitta nebbia avvolge la zona, riducendo la visibilità a meno di 5 miglia. Alle 8, la Chashma si trova a 2 miglia nautiche dalla Glomar Explorer. La nave sovietica si avvicina lentamente
Il personale a bordo osserva attentamente e scatta fotografie utilizzando potenti binocoli. Poco dopo, l'elicottero della Chajma decolla, scattando fotografie da ogni angolazione possibile. Il direttore di missione manda diversi uomini a presidiare la prua della nave per scoraggiare qualsiasi tentativo sovietico di calare personale dall'alto. Fortunatamente, l'elicottero torna sulla Chajma senza atterrare. Ma il Glomar Explorer resta vulnerabile, completamente isolato nel vasto Pacifico, senza alcun supporto ravvicinato da parte di unità amiche. Il direttore di missione ordina al responsabile della sicurezza di prepararsi alla distruzione immediata di tutto il materiale sensibile in caso di tentativo di abbordaggio. Una squadra viene assegnata alla difesa della sala di controllo. Devono resistere a qualsiasi costo, almeno il tempo necessario per distruggere i documenti e i sistemi sensibili. Alle 16:30 la Chajma comincia a inviare segnali luminosi verso la Glomar. Si avvicina a circa 500 metri, poi inizia a circumnavigare la nave americana, mantenendosi sempre a distanza di osservazione. Alle 17:11 la Chajma tenta un contatto radio diretto in russo, chiedendo alla Glomar se ha ricevuto la loro trasmissione. Una nave mineraria americana non dovrebbe avere nessuno a bordo in grado di parlare russo, ed è chiaro che i sovietici stanno cercando di tendere una trappola, sperando che qualcuno risponda per errore. La Glomar Explorer ignora la trasmissione. Alle 17:30 l'elicottero della Chajma torna a volare sopra la nave americana, effettuando ancora una volta numerosi passaggi fotografici. Mezz'ora dopo, l'elicottero completa il suo lavoro di ricognizione e atterra nuovamente a bordo del Chajma. Subito dopo, la nave sovietica contatta la Glomar in inglese, dicendo: «Siamo in viaggio verso casa e abbiamo sentito la vostra sirena da nebbia. Cosa ci fate qui?» Un'altra battuta di pesca, visto che il Chajma non era affatto a distanza d'orecchio durante la nebbia. La Glomar mantiene la copertura e risponde tranquillamente che stanno conducendo test di estrazione mineraria oceanica, test di estrazione mineraria in profondità. I sovietici allora incalzano: «Che tipo di nave siete?» La risposta è sempre la stessa: una nave per l'estrazione mineraria in profondità. Chiedono poi che tipo di equipaggiamento sia a bordo. Anche qui la risposta rimane coerente: attrezzature sperimentali per l'estrazione mineraria in acque profonde. Infine i sovietici domandano: «Quanto tempo rimarrete qui?» E dalla Glomar rispondono: «Prevediamo di terminare i test tra 2 o 3 settimane». Alla fine il Chajma saluta con un cortese: «Vi auguro tutto il meglio». Alle 21 il Chajma si allontana dal sito di recupero e fa rotta verso Petropavlovsk. 4 giorni più tardi, nella mattina del 22 luglio, arriva un'altra nave sovietica, il rimorchiatore di recupero SB-10, lungo 47 metri. Si tiene a una distanza di circa 3 miglia, mentre la Glomar continua imperterrita alla ricerca del K-129. Gradualmente l'SB-10 si avvicina sempre di più, fino a passare a soli 60 metri dal Glomar. Entro le 23 l'SB-10 si allontana, ma rimane comunque nelle vicinanze, a qualche miglio di distanza. Nonostante la presenza sovietica, il Glomar prosegue la sua missione di recupero, affrontando nel frattempo diverse interruzioni ai sensori di carico pesante e ai controlli del sistema di sollevamento. Il 28 luglio l'SB-10 si riavvicina, portandosi a circa 5 miglia. La visibilità è però ridottissima, meno di 1 miglio a causa della fitta nebbia, e la sua presenza viene rilevata solo grazie al radar. Ed è proprio in quei giorni che la squadra individua finalmente ciò che stava cercando. Il sonar ad alta risoluzione capta il relitto del K-129. Quando le telecamere si avvicinano abbastanza da inquadrare chiaramente il sottomarino, il direttore di missione ordina di installare diversi monitor TV in vari punti della nave, così che tutto l'equipaggio possa vedere cosa si sta facendo. L'artiglio sommergibile Clementine viene posizionato esattamente sopra la sezione anteriore del K-129, dove si trovano la prua, la torre di comando e i missili nucleari. Gli artigli di Clementine iniziano ad abbassarsi per afferrare la sezione anteriore del sottomarino. Tuttavia, il fondale marino si rivela molto più duro del previsto.
Serve molta più forza per spingere gli artigli abbastanza in profondità nella sabbia da ottenere una presa salda. Gli artigli sono realizzati in acciaio Maraging, noto per la sua eccezionale resistenza e durabilità, anche se è meno duttile e flessibile rispetto ad altri tipi di acciaio. Alle basse temperature delle profondità oceaniche diventava fragile. Una parte dell'artiglio iniziò a fratturarsi e scattarono immediatamente gli allarmi. Durante la notte, mentre l'equipaggio lavorava lentamente per mettere in sicurezza il sottomarino e sollevarlo al buio, il rimorchiatore sovietico SB-10 continuava ad avvicinarsi minacciosamente alla Glomar. Ogni volta che l'SB-10 si avvicinava troppo, l'equipaggio del Glomar lo illuminava con un riflettore, costringendolo a indietreggiare. All'alba, l'SB-10 sorvolò il Glomar e l'equipaggio misurò altezza e distanza della nave americana utilizzando un sestante e un alidato. Dopo 3 giorni estenuanti, la squadra di recupero riuscì a fissare il K-129 agli artigli di Clementine e iniziò a verificare se il sistema fosse in grado di sollevare la sezione del sottomarino. Alle 22 del 1 agosto, il K-129 venne sollevato dal fondale marino, metro dopo metro. Ma dopo aver sollevato il carico a oltre 2000 metri dal fondale, diversi bracci di presa fratturati di Clementine cedettero e quasi 30 metri di sottomarino, circa 2/3 della sezione recuperata, precipitarono nuovamente sul fondo dell'oceano. L'area velica e la sezione centrale, dove si trovavano i missili, il sistema di controllo del tiro e probabilmente anche parte della tecnologia crittografica sovietica, andarono perduti. Solo la sezione di prua, lunga circa 12 metri, rimase agganciata e sicura. Alle 21:35 dell'8 agosto, dopo quasi una settimana di lento recupero, mancavano ormai solo poche coppie di tubi d'acciaio prima che la sezione di prua emergesse sopra la linea di galleggiamento. Proprio in quei momenti, l'SB-10 sovietico tornò ad avvicinarsi al Glomar, portandosi a meno di 100 metri sul lato di dritta. Il Glomar segnalò all'SB-10 di tenersi a distanza. In risposta, la nave sovietica emise 3 rapidi fischi, il segnale marittimo di retromarcia, e si allontanò. I membri dell'equipaggio dell'SB-10 salutarono il Glomar prima di rimettersi in rotta verso Petropavlovsk. Alle 22:38 l'SB-10 scomparve dallo schermo radar della Glomar, ponendo fine a 13 giorni di stretta sorveglianza sovietica. Quasi contemporaneamente, la sezione di prua del K-129 venne sollevata all'interno della pozza lunare della nave, insieme ad alcuni noduli di manganese, perfetti per mantenere la copertura della missione. Il 9 agosto del 1974, la Glomar Explorer fece rotta verso le Hawaii dopo aver completato la sua missione, almeno in parte, con successo. I dettagli sui componenti recuperati furono classificati come top secret. I sovietici sospettarono che gli Stati Uniti avessero messo le mani su siluri con testate nucleari, manuali operativi, codici e macchine crittografiche. Nel settembre del 1974 furono recuperati 6 corpi dalla sezione di prua. Tuttavia, a causa della contaminazione radioattiva, furono sepolti in mare all'interno di una camera d'acciaio, con tutti gli onori militari, a circa 90 miglia nautiche a sud-ovest delle Hawaii. Nel 1992, un video della cerimonia fu consegnato al presidente russo Boris Eltsin e alcuni anni dopo fu mostrato anche ai parenti dei marinai scomparsi. Il progetto Azorian rimase segreto fino al febbraio del 1975, quando il Los Angeles Times rivelò l'esistenza della missione, riportando un'intrusione negli uffici della Summer Corporation, avvenuta nel giugno del 1974, che aveva portato al furto di documenti riservati. All'epoca era in fase di pianificazione il progetto Matador, un secondo tentativo di recupero per sollevare la parte crollata del K-129, ma fu rapidamente cancellato dopo la fuga di notizie sui giornali. Valutare il successo del progetto Azorian non fu semplice. La CIA si rifiutò di declassificare qualsiasi informazione sugli enormi sforamenti di spesa, stimati in oltre 500 milioni di dollari, che oggi equivarrebbero a circa 3 miliardi di dollari. La storia di copertura della nave mineraria fu talmente ben costruita da suscitare un vero interesse internazionale per l'estrazione mineraria in acque profonde.
Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.